Ciao amici, oggi vi presento 3 inchiostri della collezione Monteverde Gemstone che mi piacciono particolarmente. Avendolo ormai da un po' di tempo, insomma, ho selezionato gli inchiostri che secondo me sono un po' più caratteristici. Sono il Topaz, eccolo qua, sono il Fire Opal, molto bello ma insomma, e il Garnet Red, che è un altro, no, Red scusate, questo è solo Garnet. Restando in questo ambito di tonalità, in queste tinte. Cominciamo col dire che non ve li presento così accuratamente perché vi ho già fatto la presentazione della collezione, quindi insomma, casomai se siete interessati andate a vedere quella, non prima però di avervi ricordato come ci vengono forniti. Sono degli inchiostri che appartengono al cofanetto, hanno l'etichetta, hanno la etichetta sul dorso, questa invece è proprio nella confezione, persino con il codice, quindi se volete ordinarli separatamente potete farlo. Prima cosa vado ad aprire, confezione in plexiglass, problematica, si spacca, insomma ci va un po' di attenzione. A volte, come vi ho fatto vedere per altri inchiostri, sempre Monteverde, per andare ad aprire senza creare problemi bisogna inserire qualcosa come questo per fare appunto una leva senza andare a spaccare asole e controasole. Poi una volta bisogna anche avere delle dita piccole per andarle a inserire qua dentro, perché a meno di rovesciare il calamaio, cioè di rovesciarlo così, qui abbiamo l'etichetta come vi ho mostrato. Calamaio di vetro buono. Tappo, insomma, mi piace e non mi piace. Non mi piace tanto perché mi dà sempre la sensazione di serrare bene, anche molto bene, ma non benissimo. Vabbè, sarà una mia fisima, però su qualche tinta i miei sospetti sono più che mai fondati. E poi però una cosa che li caratterizza un po' tutti quanti, non so se si possa apprezzare, il controtappo si stacca o addirittura, come in certi casi, comincia a perdere pezzi, come nel caso di questo inchiostro. Un vero problema, un vero peccato, perché poi finiscono all'interno del calamaio e sono dolori, quindi quando vi accorgete pulitelo o addirittura, se non avete altra scelta, toglietelo, perché non fate davvero un bel danno, soprattutto nel momento in cui andate ad aspirare l'inchiostro con la vostra penna. Bene, fatta questa premessa, ci mettiamo subito al lavoro sulla carta Rhodia. Ve li presento uno per uno. Comincio dal Topaz. Il Topaz è un colore chiaro, il topazio ovviamente, insomma non serve dirlo che è una collezione ispirata alle gemme Monteverde. L'ho messo su un pennino un po' corposo affinché insomma si riesca a vedere mentre faccio il video. Poi nel tempo l'ho provato ovviamente anche su altre carte con altri tipi di pennino. È un colore che mi piace, non è originalissimo perché ci sono dei concorrenti che qui si sfidano e si battono. Sapete che quando andiamo a parlare di un colore chiaro, di un pigmento chiaro, lì c'è la sfida perché è difficile rendere al meglio, cioè rendere un inchiostro che poi mantenga le caratteristiche anche una volta stabilizzato, cioè serve un pigmento di qualità che impregni le fibre della carta, e quindi è un po' più difficile renderlo su un colore chiaro che su un colore scuro, dove più o meno insomma tutti quasi ci riescono. Andremo a vedere dopo qualche concorrente diretto di questa tonalità che trovo anche variata da queste sfumature che si verificano quando un po', vedete la variazione del flusso, vediamo, sì, sono già abbastanza stretto, la variazione del flusso, vedete, basta fermarsi un poco o rallentare che il mio inchiostro risale, quindi crea delle variazioni. È un po' perché è una bella tinta gioiosa, allegra, un color ocra, un arancione chiaro, mi viene da dire, quindi tutti quei tramonti che le varie gamme di inchiostri ci presentano. Lo sto utilizzando però, come vi ho detto, su un pennino 1.1 sulla Leonardo
è un colore chiaro, quindi attenzione, è usato ovviamente su pennini un pochettino più corpulenti e soprattutto anche su pennini, su carte, scusate, che non abbiano una rigatura eccessiva, perché se no si vanno a perdere. Non dovrebbe avere problemi di passare il tratto, di passare la carta, scusate. Volevo mostrarvi il tratto che è ancora un pochettino bagnato, mentre invece qua si è asciugato, e comunque una bella ricchezza di sfumature. Un tono anche deciso, un arancione carico che diventa però un giallo. Qui addirittura sembra un effetto che possiamo ottenere nella grafica quando andiamo a sommare una sfumatura ad un testo, ad un colore. Notevole sotto questo aspetto, devo dire la verità, ben riuscito. Paradossalmente, rispetto a quello che avremmo potuto attenderci da un colore chiaro, sembra che passi di più. Dico sembra perché essendo un colore chiaro, quindi con una base acquosa molto più consistente, non è che passi, ma la carta risulta appena un pochettino più imbarcata. Non so se si riesca a farlo vedere alla camera, ma comunque così appare. Una volta asciugato non ci sarà ovviamente più traccia. Andiamo per caricare l'inchiostro, ma cosa succede? Guardate, vi faccio vedere l'integrale, il Marco Chiari senza veli. Questo è l'inchiostro, questo è il collo del calamaio del mio inchiostro. Purtroppo quando dico che non chiudono molto bene e ci sono problemi, eccolo qua, guardate, con il tappo, il controtappo, questa è una cosa che effettivamente danneggia sia l'inchiostro che tutto il resto. Guardate che razza di incrostazioni si sono verificate. Certo, il pigmento evidentemente, per essere controbilanciato, per essere reso stabile, evidentemente presenta degli additivi che mettono in crisi questi supporti. Però guardate anche come ha sporcato di pezzettini di incrostazioni che, se ero su una carta buona o sullo scrittoio buono per caricare il calamaio, adesso per portarli via bisogna ricorrere con estrema cautela, perché ovviamente è inchiostro, è come se fosse inchiostro in polvere. Ai ai ai. Un vero peccato, perché questo Fire Opal è una delle tinte più interessanti dell'intera collezione e anche personalmente un colore che mi piace molto. Questo è il Fire Opal. Come potete vedere è un arancione scuro, un'arancia rossa che appunto quasi diventa un rosso, ma resta comunque un arancione scuro, deciso, sì, un opale infuocato. Quindi il riflesso non è quindi la tinta primaria che vediamo, ma è il riflesso di questo fuoco attraverso l'opale. Decisamente una bella tinta con una ricchezza anche di sfumature notevoli, legate abbastanza comunque al pennino e al tipo di carta. Lo vedremo fra poco. A proposito di pennino, io sono con il pennino BB della Kaweco Student. La collezione è quella jazz, ci mettiamo anche 2 o 3 notine, da una bella terzina. È una tinta vibrante, non è l'arancione quello un po', lo definisco statico, perché magari così si ferma là. Qui ci sono delle belle sfumature, vedete, un vero peccato, un vero peccato. Andiamo a vedere se passa dall'altra parte. Assolutamente no. Quindi un inchiostro che ha una buona gamma dinamica, sì, non è eccezionale, ma comunque ce l'ha, la possiede. Un inchiostro che anche questo, non appena si asciuga, perde quel mordente legato alla parte liquida, ma resta una tinta, una bella tinta, una saturazione decisa, un arancione scuro, proprio un'arancia rossa mi viene in mente, oppure il Fire Opal. Se si riesce a far notare alla camera, questi ultimi 3 segni sono ancora
ancora liquidi. Sapete che sono inchiostri che godono della formulazione ITF, che serve a lubrificare, a rendere scorrevole, ma anche a preservare la penna, ci dice così Monteverde, dalle insidie delle ostruzioni e delle incrostazioni. Andiamo a vedere l'altra tinta, e lui il Garnet. Anche questo è un inchiostro con una colorazione tutta sua, non è unica, ci sono anche altri inchiostri che mi possono ricordare questa tinta, però insomma la trovo gradevole. Beh, cos'è? Un lampone, mi verrebbe da dire. Monteverde, inchiostro. Anche qui abbiamo una bella ricchezza di shading, però devo dire che questo pennino Pelikan ci mette del suo, un doppio B, che in quanto sfumature, ovviamente legate all'erogazione dell'inchiostro, però ce ne sono tante, mi piace. Collezione. Gemstone, questo è il Garnet. Ecco, dai, tanto per dargli un po' di spessore, così poi andiamo a vedere se passa di là. Sì, un lampone che poi, come vedete, appena scurisce, cioè perde quella brillantezza legata alla parte liquida che va ad evaporare, ma decisamente una tinta gradevole, un rosso granato potremmo dire. Beh, certo, ce lo suggerisce anche il nome dell'inchiostro stesso. Ancora una volta quelle tinte che non è rosa, non è rosso, non è nemmeno arancione, e si trovano ad essere una commistione di colori che rende tutto un po' intrigante, no? Tutto anche, sì, appunto, più intrigante, un po' da scoprire, e quindi bello anche ai nostri occhi. Come tutti gli inchiostri Monteverde, anche questo, una volta che si è fissato sulla carta, poi diventa facile riconoscerlo, ed è un inchiostro che è abbastanza anche coerente con le varie carte, cioè il pigmento è un pigmento di qualità. A volte, come vi ho mostrato nel caso del Fire Opal, può essere che un tappo che non chiude bene crei e determini quel tipo di incrostazioni. Andiamo a vedere dall'altra parte. No, non passa il foglio neanche dove ci ho dato dentro, come vedete in controluce. Anche questa è una caratteristica che ho riscontrato un po' in tutti gli inchiostri Monteverde, non proprio in tutti, salvo qualcuno, ecco, che per particolare formulazione. Ed allora cominciamo dal Topaz. È una bella tinta, ve lo dicevo, sia con un pennino diciamo fine Pelikan, insomma un fine un po' abbondante, che soprattutto con quei pennini un pochettino più generosi, come questo Italic Broad, sempre Pelikan, che riescono a mettere in risalto le tante sfumature. Addirittura, come è facile notare, su questa carta, che è una carta rigata, la carta Pigna Style, che sapete utilizzo come controaltare della levigatissima e brillantissima Rhodia, un tratto fine riesce comunque ad essere perfettamente leggibile. Avvicino anche un pochettino più la camera per mostrarvi la qualità di questo inchiostro, che è decisamente gradevole. Ve l'ho detto, è una di quelle tinte che mi hanno un po' colpito, molto effetto shading, soprattutto con quei pennini che riescono a metterlo in rilievo, e quindi interessante. Passa il foglio, lo abbiamo detto prima, non è che passi il foglio, a meno nei punti dove sono andato proprio a cercare io di farlo passare. Qui guardate quanto ne ho riversato, così come da quest'altra parte. Quindi no, assolutamente è una cosa che non mi sento di ascrivere né alla formulazione né al pennino. E poi non sono inchiostri che creano spiumaggio, assolutamente. Possiamo notare piuttosto che quando andiamo a visualizzarlo sulla carta Rhodia, qua abbiamo davvero una qualità
ancora migliore di che cosa? Di contrasto, di profondità, quindi un po' come se la gamma dinamica dell'inchiostro venisse ampliata, perché guardate anche che belle sfumature che vengono messe in rilievo e che invece una carta come questa, che è più povera, non riesce ad evidenziare. Infatti, giusto per avere un riscontro ulteriore, su una carta Clairefontaine troviamo ancora questa gradevolezza, questa varietà di illuminazione, quindi di saturazione, profondità, bella davvero. E pensate che è lo stesso pennino che abbiamo visto dall'altra parte. E poi andiamo al nostro famigerato Fire Opal, perché intanto guardate che bell'accostamento di colori tra il Topaz e il Fire Opal, sembrano fatti davvero l'uno per l'altro. Dicevo famigerato perché avete visto che purtroppo qualche problemino di intasamento lo ha dato al calamaio, non alle penne, e questo mi fa propendere ancora una volta, come vi ho detto nella recensione, ad una cattiva chiusura del tappo, che è quella che io ho sempre anche fatto presente all'azienda. Sì, è bello quel tappo, è coreografico, però ci serve che sia funzionale, perché gli inchiostri devono essere chiusi bene. Bello questo Fire Opal, sì, mi piace. Su una carta come quella Rhodia invece riscontriamo ancora una volta un pochettino più di profondità e anche qualche sfumatura in più, però vedete che questi inchiostri hanno un rendimento molto stabile, molto coerente sulle varie carte, e questo significa avere una qualità senza dubbio nella formulazione. Lo ritrovo anche qua sulla carta Clairefontaine, che a me piace davvero tanto, e come potete vedere tante sfumature, tanto shading, certo un po' la carta, un po' il pennino, questo WB lo abbiamo detto, però c'è di che insomma far brillare gli occhi. Vado a vedere l'ultima carta, che è il Garnet, eccolo qua, che diventa sulla pigna un viola. Un viola perde quella connotazione di rosso che lo caratterizza un pochettino appena messo giù, e diventa molto più viola, un viola gradevole, un viola senza dubbio interessante, perché è sempre una bella tinta che colora le nostre pagine, però lievemente diverso, e mantiene comunque, una volta asciugato, vedete anche su Rhodia, spero che la camera riesca a mettere in rilievo tutto, su Rhodia è vero che si sposta man mano che si asciuga verso il violetto, o il viola, però resta tendenzialmente un pochettino più rosso granato, come è giusto che sia, che dovrebbe essere. Qua invece, essendo un riscontro già di 3 o 4 settimane, è un pochettino più spento, diciamo, la parte rossa si è persa un pochettino. Andiamo a vedere, per avere un riscontro tra i due litiganti, il terzo gode si dice, andiamo a vederlo sulla carta Clairefontaine. Questa volta l'ho utilizzato con un pennino molto sottile e devo dire che appare ancora un pochettino diverso, però qui ci sono dei dot, dei punti che sono di questa tonalità un po' verde molto pastellato, molto tenue, che possono spostare un pochettino la percezione visiva rispetto a questa che è un po' più scura. Sono molto simili, però dobbiamo mettere in conto anche il fatto che da una parte la rigatura e i puntini dall'altra vizino la nostra analisi visiva. Ecco perché Rhodia, ecco perché la carta Rhodia poi è quella che utilizziamo, la Uni Blanc, proprio per cercare di sottrarre tutte le altre variabili alla nostra equazione. Anche questo inchiostro, al pari degli altri che abbiamo analizzato, non crea problemi di spiumaggio, di passaggio del foglio, appena, eccolo qua, dove l'ho proprio caricato per fare la prova del passaggio, ma assolutamente no, su una carta come questa si può scrivere tranquillamente dietro. La leggibilità, quindi la copertura sulla trama del quadretto, anche con un tratto extra fine come è la punta di questa, della stilografica che ho utilizzato, della Plumix, come vedete rende leggibile l'inchiostro, a maggior ragione il Fire Opal, ma persino il Topaz
che vi ho mostrato all'inizio. E allora, cari amici, a tutti voi, è il caso di dirlo, i saluti inchiostrati da parte mia.